Un puntino bello, però meglio. Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e oggi siamo qua tornati a Rio Berto per una serie di prospezioni a monte. Diciamo che a valle abbiamo avuto ottimi risultati, però bisogna sempre continuare a fare ricerca. Adesso abbiamo dedotto che il fiume è aurifero e di conseguenza potrebbero esserci a monte e a valle delle località maggiormente arricchite. Tendenzialmente per ricercare la fonte dell'oro che finora abbiamo trovato bisogna andare verso monte. Mi sono fermato qui in questo caso al centro dell'alveo perché ho trovato della ghiaia intrappolata tra dei massi di grandi dimensioni. Tra questo masso e questo masso, i quali entrambi facevano da freno, c'era della ghiaia accumulata. L'ho lavata per buona parte grazie al mio piatto, ma ho trovato solamente un puntino. Ho giusto l'attrezzatura minimale oggi, un palanchino per muovere le rocce di maggiori dimensioni senza faticarmi troppo la schiena, e la borsa che contiene i piatti e i setacci e una sessola per prelevare il sedimento. Questo posto non ha dato ottimi risultati, adesso ci spostiamo leggermente più a monte. Nella prospezione si ricercano località maggiormente aurifere. Il piatto è lo strumento indispensabile per far ciò. Un puntino. Proseguiamo. In questo tratto il fiume stesso ha eroso il letto roccioso, portandolo fino ad affiorare. Vedete. Ecco, in questi casi, lungo queste piccole fratture, potrebbe esserci dell'oro rimasto incastrato. Probabilmente il substrato in questo caso è molto alterato. Qua fa anche una serie di cascatelle molto interessanti, le quali potrebbero offrire anche da freno all'oro presente. Ecco, questa è una situazione molto interessante. Quel sedimento che si trova al fondo di questa pozza, la quale è semplicemente a monte e facilmente deviabile l'acqua, si svuota la pozza, e qua laggiù in fondo potrebbe esserci del sedimento molto pesante. Voglio vedere se il sedimento è sciolto al fondo piuttosto che invece è molto compatto. Se è molto compatto vuol dire che è un po' più vecchio, ci sono più probabilità di trovare oro all'interno. Cosa si vede? C'è il substrato roccioso, il micacisto, e qua invece ci sono delle vene composte da quarzo, carbonati e un qualche solfuro, il quale tende a essere abbastanza alterato, è ancora rossiccio, perché i solfuri a contatto con l'acqua, l'aria, in generale l'atmosfera, l'idrosfera, si alterano molto facilmente. Questo è un ottimo campione, andrebbe prelevato e portato poi a casa per la frantumazione e vedere un po', anche se ad occhio mi sembra che ci siano un po' pochi solfuri, dovrebbero essercene un po' di più. Mi sembra la maggior parte sia quarzo e carbonati, e di per sé non è detto che non ci sia l'oro, però mi aspetterei una maggiore abbondanza di solfuri. Ecco, vedete che è molto interessante come tutta questa porzione rocciosa sia più evidente rispetto al resto del substrato composto a micacisto. Tendenzialmente le rocce composte a quarzo sono più dure e quindi resistono meglio all'erosione. In questo caso quindi affiora più nitidamente. Dove cerchereste l'oro in questo contesto? Sto guardando verso monte. Vedete l'acqua, soprattutto in piena, ha eroso questa porzione di substrato. Tutte le rocce che vedete affiorare fanno parte del letto roccioso su cui il fiume scorre. In questo caso queste potrebbero essere delle ottime trappole, però io non vedo ad occhio il sedimento all'interno. Andrò poi a fare prospezione probabilmente la prossima volta. Anche in questo caso specifico, vedete, c'è una fessura che corre circa ortogonale all'andamento del fiume, potrebbe esserci dell'oro all'interno.
Alcuni di voi si stanno chiedendo perché mi porto un palanchino dietro. Vedete, è per testare come alcune porzioni su strato roccioso possono venire via facilmente, senza tanta fatica. Adesso andrò a ripulirla per bene con la fessura e vedere se c'è dell'oro dentro. Questa fessura non ha dato neanche un puntino. Il controllo per sicurezza. Andiamo alla prossima. E guardate cosa c'è. Un bellissimo sistema di fessure, ancora molto profondo. Sicuramente di sotto c'è qualcosa. Se non oro c'è, magari potrebbe esserci dei piombini o altro sedimento pesante. Però è un ottimo posto dove potrei guardare in futuro quello. Lo metto da parte. Pocomonte. Troviamo un'interessantissima trappola posta proprio al centro del fiume. Adesso sto guardando verso valle. Vedete, c'è questa tasca, questa depressione profonda circa 15 cm. Il sedimento è tutto raccolto in questa porzione. Adesso vado a rimuoverlo e lavarlo. Nella prospezione devo cercare tendenzialmente sempre le aree che potrebbero essere maggiormente arricchite, ma solamente poi il piatto vi darà conferma. Tutto meno che oro. E quando vi trovate di fronte a queste situazioni, cioè un sedimento nettamente più arricchito di pesante, ma oro non c'è, è proprio qui che sta l'utilità della prospezione, cioè semplicemente questo settore andrete poi a scartarlo a ricerca di altri più auriferi. Io non dico che in questo settore non ci sia oro, semplicemente vi dico che non c'è l'oro facile. Ora, guardando verso valle, c'è il ruscello nella parte bassa dello schermo, il quale scorre sopra il substrato roccioso. Ci sono delle belle fessure che potrei andare a fare prospezione la prossima volta, ma soprattutto qua affiora questo sedimento argilloso, composto da tanti ciottolini molto alterati, si dispano con le mani. Ecco, questo bisognerebbe guardare se è aurifero, ma soprattutto qua sopra poggia il sedimento più recente del fiume e coloro si trova sia a contatto col substrato nelle fessure, ma potrebbe anche trovarsi appena sopra questo argilloso, perché logicamente non riesce a sprofondare ulteriormente. Quando fate prospezione in questi contesti, cioè avete a che fare con l'argilla, mi raccomando di grattare sempre la porzione superficiale che appoggia sui sedimenti alluvionali più recenti. Vedete? Questa è la situazione ideale, questa invece è la situazione non ideale, in cui ci sono dei sedimenti ancora rimasti sopra l'argilla. Bisogna raschiarli via. Niente. Mica scisto, in questo caso è una roccia facilmente alterabile, si sfoglia. Vedete, andiamo a lavare i ciottoli, andiamo a vedere questi clasti per questo sedimento che è rimasto attaccato. Ovviamente ce n'è pochissimo. Il substrato roccioso, queste fessure, agiscono come una sorta di miner moss, il tappeto del minatore, intrappolando i minerali pesanti che viaggiano lungo il fondo, spostandosi principalmente durante le piene. C'è un puntino, piccolo, 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 piccolo. Qui le rocce cambiano, si arricchiscono in quarzo, oppongono un freno al fiume.
guardando verso monte, dove ho messo il palanchino. Vedete, questo è un freno naturale e dietro c'è questo frammento che adesso andrò a lavare, rimuovere, pulire. Qua ho estratto questo frammento, tutto questo sedimento, ma sono intrappolato, è come fosse la trappola di una canaletta. Quando si fa crevicing c'è questa tecnica in cui si lavorano le crevices, cioè le fessure. È una tecnica molto meticolosa, richiede molto tempo, non andrete a lavorare magari 40-60 secchielli al giorno, potenzialmente lavorerete solo un secchiello, perché si punta alla qualità del sedimento, non alla quantità. Oltretutto queste sono proprio le zone dove potrebbero esserci le pepite. Un puntino bello, speravo meglio. Conclusione della giornata: ho fatto circa 5 assaggi più a monte, sempre lungo il Rio Berto, ma senza molti risultati, quindi penso che salirò ancora. Spero che il video vi sia piaciuto e nel tal caso iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e cliccate la campanella per ulteriori approfondimenti futuri. La prospezione purtroppo non è una scienza esatta, è basata molto sulla vostra esperienza, sulla pratica, sull'osservazione. Io oggi sono stato poco fortunato, ma sono sicuro che la prossima volta andrà meglio. Io sono Matteo Berto e ci vediamo alla prossima puntata.